Ciao ragazzi, sono Fabio D'Avenia di Telerapo Cosmetica ed oggi in questo video voglio uscire un attimo dagli schemi che caratterizzano il detailing per mettermi nelle vesti dell'utente medio con una conoscenza base della cura dell'auto. In questo periodo particolare sono molte le richieste da parte degli utenti su come igienizzare la propria auto a casa. Per questo oggi andremo a vedere come farlo con strumenti facili, semplici ed economici. Sappiamo bene che alla base di una buona igienizzazione c'è la fase di pulizia, per questo andremo a detergere tutte le superfici che incontriamo nella vettura e solo successivamente andremo ad utilizzare una soluzione igienizzante virucida battericida. È molto importante per questa soluzione avere all'interno delle materie prime che realmente combattono il virus, come consiglia l'Organizzazione Mondiale della Sanità. Qui andrò a utilizzare per la fase di pulizia Omnia e Ducti di Labo Cosmetica, mentre per la fase di igienizzazione andrò a utilizzare gli igienizzanti superfici di Mafra, una soluzione idroalcolica con cloroxidina. Mentre per le attrezzature andrò ad utilizzare dei panni in microfibra, dei pennelli, delle spazzole, dei spruzzini normali, dei spruzzini foamer e un classico bidone aspiraliquidi e solidi. E dopo aver fatto questa preview, mettiamoci all'opera. Prima di iniziare è molto importante svuotare il veicolo da oggetti che potrebbero essere di intralcio, come sacchetti, carte, occhiali, per poi concludere con la rimozione dei tappeti. Rimozione dei tappeti che ci permetterà di effettuare una buona aspirazione sulla moquette. Partiamo con il primo step, aspirare. In questa fase andremo a pulire a fondo moquette, tessuti e tutto quello sporco grossolano che si deposita in vani e cassetti. È molto importante frequentemente aspirare la moquette, così facendo eviteremo di intasarla e così da rendere più difficoltosa la pulizia. Molto importante in questa fase raggiungere anche gli angoli più angusti e nelle zone più esposte vi consiglio di aiutarvi con una spazzola così da alzare lo sporco con più facilità. E non dimentichiamoci di aspirare i sedili e il bagagliaio, così da prepararli alla successiva pulizia. Secondo step, pulizia plastica e similpelle. Ora andrò a pulire con Omnia tutte le superfici rigide presenti nell'auto, come plastiche verniciate o non, o supporti in similpelle. Dopo aver miscelato Omnia in diluizione 1:5, non andrò a spruzzarlo direttamente sulle superfici, ma cercherò di essere più preciso, quindi andrò a erogare il prodotto direttamente sul pennello o sul panno in microfibra. Successivamente andrò a stendere il prodotto su tutta la superficie con movimenti circolari, ripassandola più volte così da disgregare bene lo sporco. Solo se necessario utilizzate la spugna in melamina, o meglio chiamata gomma magica, senza dimenticare la sua alta capacità abrasiva, che se non utilizzata con cura potrebbe recare danni specialmente alle parti verniciate. Dopo aver terminato l'azione meccanica, passiamo alla rimozione dei residui di sporco e di prodotto, dapprima con un panno in microfibra umido e successivamente rifiniamo con un panno in microfibra asciutto. Stessa operazione vale per i tappeti in gomma. Dapprima erogo il prodotto direttamente sulla superficie, successivamente con una spazzola andrò a rimuovere lo sporco ed infine andrò a risciacquarlo con un getto d'acqua asciugandolo con un panno in microfibra. Secondo step, pulizia tessuti in moquette. Qui andremo a utilizzare ductile in diluizione 1:20 in modalità foam, così da evitare di bagnare troppo le superfici.
Molto importante tenere ben puliti tessuti e moquette, essendo superfici molto esposte al posarsi di polvere sporco. Partiamo erogando il prodotto sul supporto da trattare, suddividendolo in zone, così da operare in una zona per volta. Successivamente, con una spazzola medio morbida, andremo a lavorare il prodotto. Fate attenzione a coprire omogeneamente tutta la superficie, così da evitare zone scoperte. Dopo aver spazzolato bene la superficie, con un panno umido inizieremo la fase di rimozione di residui di sporco e di prodotto. Per evitare che la superficie resti molto umida e a sua volta impiegherebbe più tempo nell'asciugatura, è preferibile effettuare un passaggio di aspiraliquidi. Così facendo andremo a rimuovere gli ultimi residui e ridurre notevolmente i tempi di asciugatura. E per concludere la pulizia faremo un passaggio con un panno in microfibra asciutto, così da rifinire il tutto. Per il cielo andremo a utilizzare il formaschiuma ma con il panno in microfibra, così da essere più leggeri sulla superficie ed evitare eventuali scollature. Terzo step, igienizzante. Qui con l'igienizzante superfici e l'Odor Bact andremo ad igienizzare le superfici precedentemente pulite e il condotto d'areazione. Per superfici più delicate o esposte a contatti elettrici vi consiglio di spruzzare il prodotto dapprima sul panno in microfibra e successivamente passarlo sulla superficie. Per le restanti superfici, come plastiche e tessuti, sarà possibile spruzzare il prodotto direttamente da una distanza di 20-25 cm, così da avere un'erogazione omogenea, lasciando il prodotto in posa per circa 30 secondi. Trascorsi 30 secondi, passare un panno in microfibra asciutto per rimuovere gli eccessi. Di vitale importanza è valutare le superfici da trattare, così da evitare ulteriori danni. Per questo vi ho consigliato o l'erogazione tramite il panno in microfibra o l'erogazione diretta. Quarto step, igienizzazione condotto d'areazione. Molto importante prima di effettuare questa operazione è di sostituire il filtro antipolline. Dopo aver chiuso tutti i finestrini ed acceso al massimo l'impianto d'areazione con riciclo attivo, posare il flacone nella vettura azionando la valvola fino all'incastro e successivamente uscire dal veicolo. Dopo aver atteso 15 minuti circa, sarà possibile aprire le portiere e areare il veicolo. Ed eccoci arrivati a quello che tutti aspettano, il risultato finale. Come potete vedere, abbiamo un'auto ben pulita, senza più sporco e polvere, ma soprattutto correttamente igienizzata.
Lo so ragazzi, questa operazione richiede tempo e fatica, ma fidatevi che ne varrà la pena. Per mantenere al meglio il lavoro svolto vi consiglio settimanalmente di curare la vostra auto. Spero che questo video sia stato utile e abbia chiarito i vostri dubbi su come igienizzare un'auto. È molto importante, e non dimentichiamolo, dapprima pulire e successivamente utilizzare una soluzione igienizzante. Bene, per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima!